Benvenuti in questa seconda guida dedicata ad un awakening. Oggi parliamo di progressione nel gioco e iniziamo con alcune nozioni essenziali. Per raccogliere risorse utilizziamo una lama laser. Se guardiamo la descrizione di queste lame laser possiamo vedere che ci dice quali tipi di minerali possiamo estrarre, il consumo di energia e l'efficienza di estrazione che influisce sulla quantità raccolta. Quindi prima aggiorniamo la nostra lama laser, prima potremo passare al minerale successivo e raccogliere quelli precedenti in maggiori quantità. Alla fine di questa scheda viene specificato quale tipo di fabbricatore serve per la creazione della lama laser. Se volete ottimizzare la raccolta, sbloccate l'albero del planetologo prendendo la quest a braccio del grifone dalla bacheca dei contratti. Infine, ricordatevi che la raffineria di minerale media e la raffineria chimica media vi faranno risparmiare risorse. La prima raffineria richiede solamente metallo di recupero. Tutti i lingotti all'interno del gioco, ad eccezione di quelli di rame, avranno bisogno di acqua per essere creati. Raccogliete acqua nel periodo ottimale con la falce, riempite sempre i vostri purificatori di sangue e posizionate delle trappole a vento per raccogliere passivamente l'acqua anche quando siete offline. Il ferro richiede la lama laser MK1 per essere estratto, è facilmente reperibile già a partire dalla fossa di Vermilius. Raccomando di visitare le ferriere per rubarlo dalle raffinerie dei nemici, che ci danno anche i macchinari complessi necessari per costruire la raffineria media. Dopo il ferro dovremo creare i lingotti di acciaio. Per farlo ci servirà il carbonio, estraibile con la lama laser MK2. L'eritrite ci serve per creare la pasta di cobalto nella raffineria chimica. Questa pasta è importante non solo per creare le lame laser successive, ma soprattutto per la creazione del buggy e dell'ornitottero. Trovate il carbonio in questa zona. L'accesso, come potete vedere, è limitato dalle sabbie mobili. Consiglio di entrare da questi punti. Trovate l'eritrite nella scarpata di Agga, alla quale potete accedere da qui con la vostra moto. Questo posto è un vero e proprio labirinto buio. Se come me non avete un buon senso dell'orientamento, fate solamente il piano terra e tornate indietro. Lo spazio dei nostri inventari e quello della moto è molto limitato, farete presto a riempirli di eritrite. Per la lama laser MK3 dovete costruire il fabbricatore di sopravvivenza e vi serviranno, oltre all'acqua, 15 lingotti d'acciaio, 10 generatori di campi, 10 pasta di cobalto, 5 amplificatori di raggio. Potete trovare gli amplificatori di raggio principalmente negli impianti di estrazione nella scarpata di Agga, ma anche in qualche accampamento in questa zona. Quando avrete abbastanza risorse, costruite il vostro primo buggy. Notate che la lama laser MK3 del buggy non può raccogliere basalto e alluminio, ma ci fornisce una maggiore quantità di tutti gli altri minerali, il doppio di carbonio ed eritrite. In generale, infatti, è sempre meglio raccogliere risorse col buggy, che ci dà in media il doppio delle risorse. Come già detto, il buggy con la lama laser MK3 non è in grado di estrarre l'alluminio, ma è comunque una buona idea girovagare in questa zona col buggy perché possiamo sfruttare il suo inventario. Quando avremo abbastanza risorse aggiorniamo la lama laser del buggy da MK3 a MK4. Credo che per massimizzare l'efficienza sia necessario cambiare anche l'alimentatore. Possiamo creare i lingotti di alluminio nella raffineria media. Quando avrete creato il vostro primo ornitottero, se non siete vicini all'alluminio, potreste considerare di fare avanti e indietro su questi pilastri di pietra e raccoglierlo manualmente. E adesso parliamo del jasmium. Questo particolare minerale ci serve per creare i lingotti di duralluminio. Per estrarlo ci serve la lama laser industriale MK4 che si fa con i lingotti di alluminio, pasta di cobalto, generatori e amplificatori di raggio. Preparatevi per affrontare la zona radioattiva dello Sheol, dove andremo a raccogliere il jasmium. Create una tuta antiradiazione nel fabbricatore di indumenti e delle pillole di iodio nel fabbricatore di sopravvivenza.
Per le pillole di iodio vi servono i semi di agave che trovate in questa zona vicino ai cactus. Solitamente in punti più rialzati, arrampicatevi o meglio sorvolate la zona con l'ornitottero di giorno per riuscire a individuare queste piante. La lama laser MK4 del Buggy non estrae il jasmium, quindi se avete un ornitottero vi consiglio di esplorare la zona dall'alto, anche se il simbolo di avvelenamento da radiazioni si riempie, fintanto che non scendete dall'ornitottero non morirete. Ci sono zone pulite, prive di radiazioni, controllate la mappa, dove non vedete verde potete scendere per far resettare il timer di avvelenamento. Il più delle volte riuscirete a vedere i cristalli in mezzo alle rocce dall'alto, altre volte riuscirete a vederli solo calandovi perché sono più nascosti. In alto a destra potete vedere il livello di radiazione della zona, più è alto più velocemente le assorbiamo. La tuta e la pillola di iodio vi aiuteranno a rallentare il processo e a rimanere a terra a farmare più a lungo. Non entrate in acqua quando estraete il jasmium perché il livello di radiazione sale a 3. La lama laser successiva, la MK5, vi darà il doppio delle risorse. La lama laser per Buggy MK5 vi darà il triplo delle risorse, ma per crearla vi serviranno i raffreddatori termoelettrici che si trovano nel Deep Desert sul muro scudo, nei relitti, nelle stazioni sperimentali e nelle grotte. Ma se non volete avventurarvi nel Deep Desert è possibile acquistarli in questa stazione. Armature, armi e strumenti di Tier 6 richiedono il plastagno che si crea nella raffineria media utilizzando titanio e fibra di stravidio. Per la fibra di stravidio dovete creare la raffineria chimica media, ma la raffineria chimica media richiede la spezia melange, quindi prima di tutto create la raffineria di spezia. Per la spezia avrete bisogno di un compattatore, in H-Basin ci sono poche esplosioni di spezia, ne troverete di più nel Deep Desert, ma quelle giganti si trovano solamente nella zona PvP. Comunque in H-Basin ci sono raffinerie nemiche dove potreste andare a prenderla, per esempio nella stazione sperimentale numero 60. L'ideale sarebbe andare in 3 o 4 persone così da moltiplicare il loot. Stravidio e titanio si raccolgono con la lama laser MK5 nel Deep Desert. Nella zona PvE lo spawn è basso e i tempi di respawn più lunghi rispetto ad H-Basin. Da quello che ho letto, alcuni giocatori hanno costruito attorno ai nodi per bloccare l'accesso agli altri e accaparrarsi tutto il minerale. Non so dirvi se la situazione attuale sia la stessa, ma la mappa del Deep Desert si resetta ogni settimana, quindi cercate di individuare i posti migliori ad ogni reset. La zona full PvP inizia da metà della riga E, più a nord andate, maggiori risorse troverete. Questa guida termina qui, mi raccomando lasciate un like di supporto, ciao al prossimo video!